Io mi chiamo Federico Marras, faccio 41 anni, sono nato in Sassari ma sono cresciuto in Poggiotorra, mi hanno battezzato in Balai, come ti dico sempre io, e mi è toccato di diventare babbo quando avevo 31 anni, 30-31 anni, mia figliora Adelasia va a 10 anni. Non è stata una decisione pensata, è successo, io non penso mai troppo, tendo sempre a fare azzurrata, diciamo così, nella vita, e la stessa cosa fosse in casa, non l'ho già programmata che la figliora è giunta, ed è stata la cosa più bella che mi sia successa fino a oggi. Io da sempre avevo voluto una figliora, fare una famiglia. Una figliora è una moglie, che è importante per me stessi, diciamo così. Perché io vengo da una famiglia un poco travagliata e tanto ho sempre pensato di cercare in qualche maniera di punire rimedio alla famiglia mia, all'origine che ho avuto, cercando invece di creare una famiglia, un rapporto proprio con mia figliora che fosse più impulsante, più concreto. E di così è successo. Diciamo così, la parola è Vaggiano, non avevo ganas di morire Vaggiano, ho sempre pensato di fare una famiglia, di fare una figliora. Quello che posso dire è che è stato un prima è una da voi, diciamo così, è cambiato tutto da quando è nata mia figliora. Pare quasi che io non so più la persona che ero, e che questa persona che ero prima di diventare babbo, sia qualcuno che io mi ammento, che ho conosciuto, un pizzino, ma che non so che io. È una cosa che mi ha cambiato proprio dallo profondo, che è la genitorialità. Quando è nata mia figliora, pure il lavoro, ho visto di tutta una serie di gambe, ma perché ha giubilato, ha giubilato a fuoco meglio quello che avevo di fare. E invece io travaglio in spettacolo, faccio musica, sì, con una scuola di danza, tanto un settore, diciamo così, non proprio di ferro, anzi, chi ciamba, chi vi sono momenti di difficoltà e di precariato, ma a differenza di altri che conosco, con la venuta di mia figliora io non ho cambiato ragioni, eppure sì che il lavoro è un po' all'aria, diciamo così. A me mi ha dato ancora più ragioni per seguire a praticarlo. E tanto vi sono stati degli importanti gambi, uno su tutti la ringa. Io fino a 10 anni fa componia in italiano, prima ancora in inglese. Quando è giunta mia figliora io ho compreso che la dimensione più importante da contare all'altri è questa di cuore, è questa della ringa di babbo, della mamma, della ringa nostra. Perché se ti conti, se ti ragioni, si può dire solo con la ringa nostra, non si può dire in altra maniera. E tanto ho giubilato a studiare questa ringa, che ho sempre inteso, che ho sempre fabbricato in carriera, fin da quando sono minore, ma sempre un po' a recci, diciamo così. Invece ho giudicato di studiarla, di approfondirla e di impriarla i ricomponimenti miei, tant'è che il 2020, mi pare, 2021, ha gestito questo lavoro in Turrittano, un album di canzoni che è giunto a pigliare un bel poco di riconoscimenti e i roghi nostri,
a Hollywood non ho mai invitato ancora nessuno, ma in Sossu sì, pure in Gaddura, insomma, in la Sardegna, a di là tutta pure in Italia, che pure se uno può pensare che non sia possibile, invece i nostri surrasceri italiani amano questa cosa dei ringhi regionali e dei giamani, dei dialetti, che ha poi la differenza fra una ringa e un dialetto e si vede un esercito a Darido, che c'è una citazione. La ringa è qualcosa di istituzionale, qualcosa che ha sempre, che anda sempre un pari a rubuteri, alla politica, a chi sono gli stati. Invece i dialetti, signi chi sono i boppoli, signi chi sono i guzzuri, che poi in anni, andando, i secoli, sono diventati l'Italia, la Francia, voi, ma prima di tutto, prima ancora, erano le comunità popolari che favillano i ringhi deddi propri. Facciamo una precisazione intanto, la ringa che fa vedovo è il durrittano, che è la maniera migliore di baciammalla. Il durrittano è un sistema linguistico che pone dentro il sassarese, il bullo durreso, il sussinco, il clintineso, ed è pure fabbricato della nurra. Ognuna di questi si dà, chiama la propria ringa, sussinco, bullo durreso, sassarese, ma tutto un pare si chiama il durrittano. In Turritano va chiamare un uomo o una femmina che non fa figlioli, si tratta di una parola che già impriato, che è baggiano, faggiano, che si virada. Rubaggiano, una paggiana è una femmina, un uomo che non ha avuto figlioli, che non si è coiuvato, che non ha mai portato la sua famiglia. In casa, in casa hanno fatto tutti i figlioli, diciamo così, ma no, babbo mio non fa figlioli, che è una cosa un po' strana di dire, ma è di così. Io ho due babbi, uno che mi ha portato al mondo, che fa vedere il colorese, e che amo, che vengo sempre. E poi un altro che mi ha cresciuto ieri e che fa vedere che la ringa, che era il mio mastro di ringa madre, di così, poi ho reso, e dopo io vado con mamma 40 anni fa, e noi abbiamo avuto figlioli, tanto ha fatto da paggiano, ha fatto da babbo a questo bizzino che si è avuto, insomma, pare che la femmina che è mamma, che ha conosciuto 40 anni fa. Tanto si buoni pure cresci figlioli da paggiano, diciamo così. La parola parochiglia, paggiano. I bizzini che nascono sono regari, sono doni. E io penso che vi siano momenti in cui è più facile farsi questi regari e momenti in cui momenti che non è invece possibile. Questi momenti sono determinati dalla ricchezza o dalla fame, dalla povertà. La Sardegna è una terra con un bel di difficoltà, vi sono persone che non sanno, io penso che già avere a che fare con la nostra prospettiva, che non vediamo, che tanto le persone hanno timore di fare figlioli, e ha ragione. E tanto io penso proprio che manco siano i figlioli più vera fame. Tanto in Sardegna che lo paghiamo caro, perché non c'è lavoro, per tutti i problemi che vi sono, è una terra che sia sempre rapinata da tutti che passano, i storia è sempre stato così. Vera un momento, un periodo che manca una piccola e più a piccoli figlioli, cioè le persone più povere erano chi che facevano più figlioli, perché i figlioli erano manodopera, travagliavano da pizzini. Oggi dico i travagli sono sempre più digitali, oggi i travagli sono sempre più
effimeri. Non serve più la manodopera, non servono più i bizzinni che a 12 anni ti aiutano il l'osso o a fare i travagli di casa o a portare pure in casa, perché non sai proprio dove andare a gattarli, che ci dirà. Tanto fai prima a stattina ragione, che tutto goccia di manco. A ragione è meglio ancora, perché prima ancora dei figlioli che non vi so i famigli, non vi so i rapporti proprio fra la femmina e il maschio, fra l'uomo e la femmina, che sono sempre più difficili e, e impasimati proprio, perché io penso che la difficoltà è poi ne sciapizzo proprio dall'impasimo che si appiglia da tutti, a ragione, torno a dirlo, ma che si appiglia da tutti della vita, del travaglio, di quello che succede domani e non abbiamo idea di quello che succederà domani. E tanto si gancaremo, si cariginemmo, bigliati da chi pasimo e pensiamo che la ragione può dare soluzioni, io che va a tirare a campare.